Ciao, allora io sono Piero Dri, sono veneziano e faccio il remer, cioè il costruttore di remi e di forcole. È uno dei mestieri più antichi di Venezia e la forcola, per chi non la conoscesse, è lo scalmo tipico delle imbarcazioni veneziane, quindi il supporto per il remo, quello che serve per la voga. Ci sono vari tipi di forcole a seconda del tipo di barca veneziana, quindi le faccio non solo per le gondole ma anche per le altre barche di Venezia, sempre su misura e in un unico pezzo di legno di noce. È stata un po' una ripresa di una parte di me, che è quella che riguarda la voga e un modo di vivere Venezia slow, se possiamo dire in termini abbastanza moderni, da questa mia vecchia passione che ho preso da mio nonno, che quando ero bambino mi portava sempre in sandalo, poi è venuto fuori questo desiderio di avvicinarsi a questo mondo veneziano. Utilizzo il procedimento tradizionale, che è quello che ho imparato dal mio maestro, che è Paolo Brandolisio, e nella sua bottega, che fu la bottega di Giuseppe Carli prima di lui, e tutti i metodi che si usano, dagli strumenti a proprio le tecniche di lavorazione, sono quelle che si usavano un secolo fa. Si parte da un tronco di noce abbastanza grande di diametro, perché intorno ai 60 cm più o meno, e si taglia in 4 pezzi, in 4 spicchi praticamente, in modo che da ogni quarto si possa ricavare una forcola da gondola, che è quella un po' più spessa, come ingombro, diciamo, che si può fare per le barche. Quindi si lascia stagionare questi quarti di tronco e poi si segano secondo la misura della forcola che si andrà a fare, quindi ogni gondoliere, a seconda della sua altezza, ha una forcola più o meno alta, e quindi il lavoro viene fatto su misura utilizzando questa sega a telaio, che è una sega molto vecchia, però è molto funzionale per fare i tagli più stretti, e poi si rifinisce con questi ferri qua, che sono una specie di scalpello con 2 manici, infatti si chiamano ferri a 2 manici o coltelli a petto. Ce ne sono di varie misure a seconda della posizione che si deve assumere per lavorare le varie superfici, quindi quello un po' più largo per le superfici senza curve, quando devo lavorare qui o lavorare il morso, che deve essere fatto perfetto per la voga, allora uso quello un po' più piccolo e si va avanti a lavorare con questi. Quindi questi sono gli strumenti del mestiere, non sono tantissimi, sono anche abbastanza semplici, però ti permettono di fare tante cose. Anzi, uno dei problemi è che non si trovano in commercio, quindi un problema legato a questi mestieri artigianali qua è che abbiamo bisogno noi stessi di altri artigiani che ci fabbrichino gli strumenti di lavoro, quindi è tutta un po' una catena anche da questo punto di vista. Questa forma non è soltanto per creare un oggetto che sia bello da vedere, ma è estremamente funzionale, e ogni curva della forcola permette di fare una serie di movimenti. Quindi, per esempio, questo pezzo qua, che viene chiamato riccia, cioè orecchio, serve per fare il movimento di frenata della barca. E poi, soprattutto nella forcola da gondola, c'è la posizione della retromarcia, c'è una posizione che permette di vogare dei canali stretti e di girare, di manovrare la gondola nel modo più efficiente possibile, diciamo. Quindi sostanzialmente la forma è sinonimo di funzionalità. È un luogo dove ci sono, secondo me, molti stimoli di vita, e dove si può condurre una vita, secondo me, serena
con tante cose belle, soprattutto dal punto di vista naturalistico, sia per la posizione geografica dove si trova, per la sua conformazione urbana e anche per un aspetto puramente sociale, nel senso che il fatto che sia tutta così magari piccola ti dà modo di incontrare sempre persone e quindi di vivere una vita anche ricca dal punto di vista sociale. Per me potrebbe essere diciamo, il posto ideale dove sperimentare un modello di città tra virgolette del futuro. Potrebbe essere secondo me il posto ideale per trovare un connubio tra antico e moderno, dove per moderno intendo come posso dire, un modo intelligente di sfruttare le risorse che abbiamo adesso e di applicarle senza troppe esagerazioni a uno stile di vita molto semplice. Quindi sì, cambia perché si sta impoverendo sempre di più appunto l'aspetto sociale di cui si parlava prima, perché chiudono le botteghe essenziali per la vita e invece aprono altre botteghe completamente inutili. Però mi auguro, e vedo anche un cambiamento di questo genere, mi auguro che ci sia una ripresa e che le persone in qualche modo riescano anche persone che non sono nate a Venezia, perché adesso ci sono anche tante persone che vengono da fuori e che amano Venezia forse più di noi, e tutti insieme spero che troviamo la strada per fare qualcosa di buono. In particolare mi ricordo la prima forcola che ho fatto qua, che era appunto per me era una cosa importante, nel senso che dalla bottega del mio maestro poi ritrovarsi qua con strumenti nuovi non è stato facilissimo all'inizio perché ero abituato ad altri, diciamo. Quindi comunque qualcosa che... cioè, la prima forcola che ho fatto qua con le difficoltà che c'erano a monte sono stato particolarmente orgoglioso e quindi mi ci sono affezionato particolarmente. In genere il turista apprezza, ma non solo il turista, la forcola come scultura, diciamo, quindi ne apprezza la valenza estetica prima di tutto e dopo è sempre bello che appunto dietro l'estetica ci sia un perché di quelle linee. E tra i veneziani devo dire che sono abbastanza contento perché vabbè, quest'anno per esempio in tanti, anche i gondolieri, hanno apprezzato molto i remi, quindi quest'anno diciamo è stato un po' l'anno dei remi. Dopo però anche le forcole mi dicono sempre sì, guarda che funziona, quindi la soddisfazione, cioè sono proprio contento del feedback e quindi mi auguro che continui, mi auguro di non fare cretinate nel futuro. No, il modo che consiglio per visitare Venezia è quello di provare a viverla nel modo in cui i veneziani doc la apprezzano, quindi frequentare magari quelle zone più nascoste al di fuori del turismo di massa, quindi allontanarsi dalle strade principali e andare ad esplorare i luoghi più silenziosi, che secondo me sono quelli migliori, cioè quelli che fanno apprezzare un po' la Venezia integra l'aspetto, cioè ritrovare la dimensione umana e proprio tranquilla di una vita pacifica, ecco.